Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto il wrap up delle letture fatte a settembre. Mi sono resa conto che qui in ufficio non ho nessuno dei cartacei dei libri letti a settembre, quindi mi limiterò a mettervi qui le copertine dei libri. Cominciamo subito con i libri letti appunto durante il mese di settembre. Il primo che vi porto è La vera storia di Marzia Basile. Di questo ho fatto la video recensione nel canale, quindi ve la metto su nelle schede giù nell'info box se volete qualche informazione in più. Comunque è un romanzo italiano scritto da un autore, da un giornalista italiano, da un giornalista scrittore italiano. La vera storia di Marzia Basile racconta appunto la storia di Marzia Basile, che è una persona realmente esistita, vissuta a cavallo tra 5 e 600. Marzia ha avuto una vita molto difficile, viene infatti venduta dal padre ancora bambina, perché ha praticamente 11 anni, come sposa al marito. Lei è una bambina, è minuta, è piccola, lui è un omone grande, anche molto prepotente, e ritiene che la giovanissima moglie non sia altro che un oggetto il cui scopo è procreare maschi. Quindi inizia il libro con la prima notte di nozze, che ovviamente per Marzia sarà l'inizio della sua discesa all'inferno. Infatti lei durante la sua giovanissima vita, brevissima vita, subirà tutta una serie di violenze dal marito che poi praticamente la vende anche per pagare dei debiti, e lei si sottomette a queste violenze, ma cerca anche di innalzare la propria vita in qualcosa di migliore, tant'è che riuscirà anche ad avere una storia d'amore, ad innamorarsi, ma anche il suo amante, come tutti gli uomini, al momento del bisogno la lasciano sola, e quindi lei sola nel tentativo di sottrarsi a questa vita di violenze, uccide il marito. Ovviamente viene subito processata. Marzia è diventata nel frattempo, è cresciuta, è diventata una donna bellissima, e questa sua bellezza è ancora una colpa per lei, un'altra colpa per lei, perché questa sua bellezza attira gli uomini, e quindi lei è colpevole anche di questo. Durante il processo infatti non solo verrà accusata di aver ucciso il marito, ma anche per esempio di stregoneria. Ricordiamoci che ci troviamo a cavallo tra 5 e 600, quindi insomma le donne erano comunque colpevoli qualsiasi cosa succedeva. Quindi anche il processo per Marzia è sicuramente un momento di grande sofferenza, perché in quel momento lei viene praticamente abbandonata da tutti. Il filo comune del libro è che lei è sola, le uniche che le sono vicine sono alcune donne che cercano di aiutarla, ma in quanto donne proprio possono fino a un certo punto, proprio perché alle donne non è consentito tutto in questa società, e quindi lei si ritrova sola davanti ai suoi cozzini, davanti ai suoi carcerieri, appunto accusata di un delitto così grave come aver ucciso il marito, ma anche appunto di stregoneria, di adorazione del demonio e tutta una serie di altre accuse. Detto, questa è una storia vera, quella di Marzia Basile è una storia vera. Marzia Basile è una ragazza realmente esistita, appunto tra 5 e 600, e Ponticello, che è l'autore di questo romanzo, ci affresca non solo la storia di Marzia, ma anche Napoli, che là dove è ambientato questo romanzo, e ce lo affresca con una ricchezza di dettagli storici, ma anche sensoriali meravigliosi, per cui ci riesce a riportare la storia di Marzia. È una storia sicuramente molto forte. Ponticello non ci risparmia niente. L'unica cosa positiva che posso dire è che lui usa questo filtro di raccontare in terza persona le vicende di Marzia e non dal punto di vista di Marzia stessa, per cui si riesce a superare la lettura. Sicuramente è una lettura che vi consiglio, a condizione che siate coscienti che non è una lettura semplice, è una storia vera, una storia molto drammatica, quindi insomma non è sicuramente una lettura leggera, malgrado la scrittura dell'autore sia invece molto leggera, molto scorrevole. Altro libro letto a settembre è Presagio triste di Banana Yoshimoto. Allora, sicuramente il peggior libro letto finora. Probabilmente Banana Yoshimoto non è tra i miei autori preferiti, ok. Ho letto sue opere che mi sono piaciute molto più di questa, sicuramente. Presagio triste racconta di questa ragazza che è sempre triste, essenzialmente, che per me, secondo me, è depressa, che ha dei presagi sulla vita, secondo l'autore, e tramite questi presagi praticamente si rende conto della verità che sta dietro al suo passato. Non vi dico quale verità dietro al suo passato, perché sarebbe spoiler, però in realtà questa non ha presagi. Questa è triste e depressa durante tutto il libro, per cui vede nero sempre.
e vede nero in qualsiasi momento. E quindi a forza di pensare male, prima o poi qualcosa succede. E si avverano alcuni dei suoi presagi, nel senso che tanto pensa male di sé, di tutto e di tutte le vicende che le accadono, e quindi ogni tanto qualcosa si avvera. È stato un libro pesante, malgrado brevissimo, un libro veramente breve, per cui in realtà si legge in poco, perché non mi ricordo adesso, ma dovrebbe avere sulle 200 pagine. Però che pesantezza, una pesantezza enorme. Già Banana Yoshimoto, insomma, non è un autore con una prosa vivace e veloce, quindi è un autore sicuramente che prende il suo tempo nella narrazione, ma qui parlando di tristezze, ma anche di incesti, di tutte quelle che sono un po' le ossessioni intime giapponesi, no, sicuramente per me è stato un libro no, anche perché è veramente troppo triste senza motivo, cioè lei è triste senza motivo sempre, quindi almeno l'autore avesse indagato sulla condizione psicologica della protagonista, lo avrei apprezzato. Invece neanche quello, si dà per scontato che lei ha, tramite questa sua tristezza e questi presagi nefasti, vede il suo passato, ma in realtà è solo, secondo me, una profonda depressione. Quindi sicuramente è un libro che non ho assolutamente apprezzato, perché ci porta appunto questa tristezza, questo essere giù della protagonista come un vedere le cose, quindi sicuramente non ho apprezzato, malgrado di questo autore invece altri libri io appunto li avrei apprezzati. Se voi l'avete letto e l'avete apprezzato più di me, scrivetemelo sotto nei commenti, perché io veramente è un libro a cui ho dato una stellina, credo sia il peggior libro di quest'anno. Altra cosa letta questo settembre è Something is Killing the Children, quindi per fortuna dopo Presagio Triste siamo passati a una lettura invece molto più apprezzata e bella. Something is Killing the Children è un fumetto edito in Italia per le edizioni BD, uscito credo a maggio. Io ho letto in inglese, però comunque, vi ripeto, c'è la versione italiana, anche di questo ne ho parlato nei libri di Halloween, quindi quel video ve lo linko su nelle schede giù nell'info box se siete curiosi di avere qualche informazione in più rispetto a quella che vi darò ora su questo video, che insomma devo andare più veloce. È una lettura, siamo passati da Presagio Triste a una stellina, è una lettura a cui ho dato 5 stelline. Malgrado sia un genere che io di solito non amo particolarmente, è stata una lettura fenomenale. È scritto da Tanyon e disegnato da Werther Dell'Edera. Malgrado io non ami tantissimo lo stile di Werther Dell'Edera, devo dire che l'accoppiata storia e disegni è perfetta, è veramente perfetta in ogni sua parte, a cominciare dalla copertina, che io trovo una delle copertine migliori mai uscite quest'anno, ma assolutamente è un volume splendido sia per la storia, lo storytelling, i colori, i disegni, assolutamente perfetto. La storia racconta di questa cittadina che si chiama Archer Peak, dove i bambini vengono rapiti e uccisi. All'inizio del volume troviamo uno dei bambini che riesce a salvarsi da questi accadimenti che stanno succedendo nella cittadina, e lui racconta quello che gli è successo, ma nessuno crede al suo racconto. Comunque i bambini continuano a sparire. Se l'incipit della storia, a questo punto arriva una figura di una ragazza misteriosa che cerca di porre fine a queste sparizioni. Questo fumetto è assolutamente molto cinematografico e prende il meglio di tutto ciò che abbiamo visto nelle serie TV, nei film degli ultimi anni, e lo riporta su carta, ma in una maniera veramente egregia. Ha degli elementi fantasy all'interno, ma è sicuramente una lettura che vi straconsiglio, soprattutto se siete amanti di questo genere, soprattutto in un mese come quello di ottobre, perché sicuramente è la lettura adatta, soprattutto visto che ci stiamo avvicinando ad Halloween. Il secondo sta per uscire, io nell'altro video ho detto che sarebbe uscito a gennaio, però in realtà ho scoperto che sta per uscire a fine ottobre, quindi ci si può leggere anche espresso il secondo, quindi è sicuramente una lettura che vi consiglio assolutamente. Molto di intrattenimento, molto cinematografica, molta suspense, molto thriller e anche un po' di horror che non guasta mai, quindi sicuramente una lettura, io insomma gli ho dato 5 stelline, quindi è assolutamente una lettura straconsigliata. Altro volume letto quest'anno è Twilight, letto a settembre, in realtà riletto per la ennesima volta, perché è uscito in Italia Midnight Sun, che io sto aspettando con una box e non vedo l'ora che arrivi, e quindi dovevo prepararmi alla lettura. È un volume che vi consiglio? Assolutamente no. Non è una lettura che consiglio Twilight, perché non è una lettura da consigliare, sicuramente non è un libro adatto a
persone giovani, perché proprio il rapporto di coppia che porta, che ha insomma problemi evidenti, è adatto soltanto a chi ha una personalità molto sviluppata e insomma forte, è però il mio guilty pleasure, quindi me lo sono riletto con molto piacere e continuo a dargli 5 stelline, malgrado sia una lettura che assolutamente non vi consiglio. Ho letto inoltre tutta una serie di fumetti, e questa cosa la dico perché mi è stata chiesta. Io in questi wrap-up non vi porto tutti i fumetti che leggo, ovviamente, perché leggo alcuni fumetti, per esempio soprattutto quelli di edicola, dei numeri sparsi, o recupero magari qualche numero vecchio, e secondo me non ha senso portarvi l'elenco, che non so, ho letto Dragonero, piuttosto che quell'altro numero di qualcosa messo lì così, che secondo me non avrebbe senso. Per alcuni fumetti, come voi sapete, sul canale vi porto delle video recensioni, soprattutto se sono numeri conclusivi o primi numeri, o particolarmente secondo me degni di nota, però non vi porto tutte le letture, quindi io adesso lo dico, non lo ridirò in tutti i wrap up, però anche in questo mese ho recuperato alcune letture, appunto come dicevo, di Dragonero, ma anche di altri fumetti. Ho letto qualcosa di Dylan Dog ed altre cose che non vi porto sul canale. Arriviamo ad altra lettura fatta sempre a settembre, che è Guida ai vizi e alle virtù per giovani gentiluomini. Anche di questo vi ho fatto una video recensione, ve la metto sempre nelle schede giù nell'info box. Questo libro è uscito da pochissimo in Italia, edito Mondadori. Io ho letto il primo libro, in realtà nel libro che trovate, nella versione che trovate in libreria, sono 2 libri, è una dilogia venduta come un libro soltanto, quindi acquistandolo vi trovate entrambi dei libri, quindi Guida ai vizi e alle virtù per giovani gentiluomini, e il 2 che è Guida ai vizi e alla pirateria per giovani gentildonne, che io in realtà ho cominciato ma ancora non sono andata avanti con la lettura sul secondo, ma il primo l'ho letto, vi ho fatto la recensione. È un romanzo molto carino di intrattenimento, ma che non eccelle, perché ha dei personaggi, soprattutto il protagonista che è questo Monty, Henry Montague, molto ben descritto, molto ben raccontato, che intrattiene tantissimo il lettore, però è molto carente dal punto di vista della storia e delle ambientazioni, soprattutto dal punto di vista storico, per cui è una lettura molto carina, però non eccelsa. Sicuramente è una lettura di intrattenimento, per chi ama i romance storici è sicuramente una lettura di grande intrattenimento. Racconta di questo Henry Montague, che i suoi amici chiamano Monty, che è dedito e amante ai vizi, al bere, al divertimento, e che si sta per imbarcare per il Grand Tour d'Europa, quale dovrà diventare un giovane gentiluomo e quindi dedicarsi a una vita seria, senza vizi e senza tutto quello che comporta. Durante il viaggio con lui viaggeranno la sorella Felicity e il suo migliore amico Percy. Lui è innamorato del suo migliore amico in una ambientazione come quella settecentesca, dove potete immaginare è molto difficile sia vivere quest'amore che confessarlo all'amico stesso, quindi l'ambientazione è molto carina, il protagonista è un personaggio molto divertente, molto sopra le righe, la storia anche è molto di intrattenimento. Il libro pecca ovviamente, come ho detto, soprattutto dal punto di vista di trama e di ambientazioni storiche, insomma è tutto un po' romanzato, è un libro molto leggero. Per chi ha voglia di letture molto leggere e frizzanti sicuramente è da quel punto di vista un'ottima lettura. Non adatto a chi invece cerca dei romanzi più impegnati, più anche storicamente accurati. L'ultimo libro letto a settembre è Il guardiano degli innocenti della serie di The Witcher. Vi dirò il nome dello scrittore perché tanto li sbaglio tutti, quindi quello è proprio impronunciabile per me. Ad ogni modo è la raccolta con tutte le novelle, però lette prima dei romanzi, quindi io mi sono letta prima questo, ho intenzione di di andare avanti con la serie. È secondo me stata un'ottima lettura, anche avendo visto la serie. Pensavo che insomma, avendo visto la serie, di solito o si ama il libro o si ama la serie, invece devo dire ho trovato ottimi entrambi, 2 cose molto diverse tra loro, con anche riferimenti diversi tra loro, però ho trovato 2 letture, ho trovato 2 intrattenimenti entrambi molto belli, che mi sono piaciuti. È sicuramente meno scorrevole rispetto al romanzo, perché sono una serie di racconti, infatti li ho letti un po' qua un po' là, inframmezzandoli alle altre letture.
ha tantissimi richiami alla cultura europea, alla cultura favolistica europea, soprattutto quella del continente europeo, fantastici. Io non sono una grande esperta di favole, però sono un'appassionata, quindi ne ho lette tante e sono riuscita a cogliere tantissimi riferimenti. Io sono dell'idea che se uno è un vero esperto ne coglierà molti più di me, perché ce ne sono veramente tanti. Alcuni più ovvi, quindi alle favole più classiche che conosciamo tutti, alcuni più sottili, e quindi sicuramente è stata una lettura da questo punto di vista fantastica, perché ho ritrovato tanti elementi delle cose che avevo già letto, e quindi è stata veramente una lettura splendida. È una lettura comunque di intrattenimento, perché la saga di The Witcher è sicuramente appassionante. Ho adorato il rapporto tra lui e Jaskiel, come ci hanno raccontato Yennefer. Ciri ovviamente qui praticamente non ce l'abbiamo, però abbiamo gli altri personaggi della serie. Sicuramente quello che ci viene maggiormente raccontato è The Witcher, molto più chiacchierone rispetto alla serie TV, anche se per me ormai insomma il suo aspetto è quello, quindi me lo immaginavo così leggendo. È sicuramente un'ottima lettura. Vi ricordo, per chi volesse approcciarsi, che non è un vero romanzo, è una serie di racconti che passano da un punto temporale all'altro, quindi per chi non ha proprio minimamente visto la serie si fa un po' fatica, come lo che abbiamo, la stessa fatica che abbiamo fatto nella serie a seguire, forse un po' di meno, però anche qui si fa un po' fatica perché si passa da un momento all'altro. E soprattutto è una serie di racconti, non un romanzo, quindi se vi aspettate il romanzo vero e proprio, non è da questo libro che dovete partire, anche se probabilmente, viste le cose che ci sono raccontate in questo volume, sarà necessario per i volumi successivi. Sicuramente andrò avanti con la lettura dei prossimi romanzi della serie di The Witcher. Questo è tutto per le mie letture di settembre. Fatemi sapere cosa avete letto voi, fatemi sapere cosa state leggendo, se quello che state leggendo vi sta piacendo. Io vi chiedo se vi va, di iscrivervi al canale e soprattutto di lasciarmi un commento per farmi sapere che siete passati da questi paraggi. Questo è tutto, siamo arrivati finalmente alla fine del video. E mi impegnerò a ottobre a portarvi dei libri cartacei, perché in realtà alcuni ce l'ho ma l'ho lasciati a casa. Qui siamo nell'ufficio e quindi per il prossimo wrap up mi impegnerò a portarvi dei libri cartacei. Questo è tutto, io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!